Sappiamo che i cultisti continuano a fare rituali, che un grande antico sta per essere evocato e che dobbiamo scegliere chi affrontare per primo. Questa non è una serie TV, ce la vedremo davvero. Siamo fuori di testa, ce lo dicono tutti, ma la squadra è ormai decisa. Le nostre credenziali sono chiare, professionalmente garantite. Ognuno di noi ha le proprie capacità, in particolare quella di mandare tutto a Il luogo lo conosciamo, sentiamo da subito le voci di quei pazzi provenire da varie stanze e perfino qualche creatura disgustosa si è già palesata qui intorno a noi. Abbiamo un obiettivo preciso e se non saremo ben coordinati non ce la faremo mai. Ci guida l'incoscienza, è la nostra forza, la capacità di riprenderci dagli insuccessi, la possibilità di convivere con la nostra follia. Ed è per questo che ci fiondiamo in una stanza, faccia a faccia, con due incappucciati rossi. Proviamo a sparare, li guardiamo negli occhi. Ogni volta che facciamo qualcosa andiamo un po' più fuori di testa, ma diventiamo anche più spavaldi e potenti. Scappiamo via, certi che ci seguiranno, così i nostri compagni potranno indagare nelle stanze indisturbati. Qualcuno trova idee utili, attrezzi o aiuto in un compagno, comunque sempre una scelta da fare. Chi è rimasto nella stanza con noi attacca e fa male. Intanto il tempo passa, il rituale prosegue e il grande antico si avvicina. I nemici si moltiplicano ogni volta, arrivano con i portali. Ora qualcuno si butta nel fuoco per trascinare i mostri dietro di sé. L'altro si riposa in una zona sicura. E c'è chi, anche se temporaneamente, va fuori di testa e fa danni un po' a tutti quanti. Ecco che arriva, abbiamo giusto finito ora di interrompere il rituale. È giunto il momento di scagliarsi contro il grande antico. Armiamoci con tutto quello che siamo in grado di portarci dietro, fieri di ciò che abbiamo guadagnato durante il nostro assalto, colmi della nostra follia, ci lanciamo verso un finale tutto da scrivere. Lo so, Cthulhu e azione sono due parole che non si accordano per nulla nell'universo originale immaginato da Lovecraft, eppure qui troviamo adrenalina, un po' di ansia e tanta frenesia. Cthulhu Death May Die, gioco della Kmon di Robert Daviau ed Eric Lang, che stravolge i canoni letterari Lovecraftiani per portarci un gioco collaborativo da 1 a 5 giocatori, pieno di azione e follia. Intimismo, terrore ed il lento e incessante avanzare della pazzia sono atmosfere completamente opposte a quelle che ritroviamo in questo gioco. Eppure, e lo dico da appassionato della letteratura originale, l'idea innovativa ed il sistema funzionano alla grande. La follia è portata all'estremo fin dall'inizio, dove i nostri personaggi cominceranno l'avventura già in condizioni mentali critiche. Tant'è vero che le carte assegnate agli investigatori in maniera casuale non solo si chiamano follia, ma riportano sul retro la dicitura chiara cartella clinica. È quindi accettabile che i nostri personaggi affrontino con tanta spavalderia sia i cultisti con le loro armate di mostri che l'arrivo di un grande antico. Come Don Chisciotte contro i mulini a vento affronteremo orde di creature spaventose e perfino Cthulhu in persona. Ne prenderemo tante e ci ostineremo a combattere fino ad immolarci, non per una Dulcinea qualsiasi, ma per salvare il mondo dalle tenebre. Il sistema principale di gioco risiede proprio nella gestione della follia, dove la scelta tra aumentare di livello le proprie abilità ed arrivare prematuramente alla nostra fine, andando letteralmente fuori di testa, sarà fondamentale durante tutta la partita. Le regole sono semplici e facili da memorizzare. L'unico aspetto narrativo nel gioco si trova nelle differenti avventure da affrontare. Nella scatola base troviamo la stagione 1, divisa in 6 episodi che, come minimo, possono essere giocati almeno 2 volte, uno per grande antico, Cthulhu e Ashtur. Questo ovviamente se riusciamo a vincere, perché non sarà per niente facile arrivare alla fine e raggiungere l'obiettivo. Trovo questo aspetto tutt'altro che frustrante, è maledettamente divertente affrontare le prove, trascinarsi dietro i nemici per lasciare spazio agli altri e perfino fallire per qualche scherzo del destino. Sì,
perché tra dadi, carte mito e scoperte durante la partita la casualità è altissima, così come la possibilità di ritrovarsi addosso talmente tanti nemici da fare fatica a vedere il tabellone di gioco. Sicuramente bisogna pianificare e organizzarsi per raggiungere gli obiettivi il prima possibile, perché solo interrompendo il rituale potremo affrontare il grande antico evocato. Ogni episodio porta con sé carte, elementi e obiettivi diversi che ne caratterizzano lo svolgimento e lo scopo. Questi verranno mescolati insieme a quelli relativi al grande antico che abbiamo scelto di affrontare, per conferire alla partita un carattere unico. Personalmente ritengo che, anche conoscendone gli obiettivi ed avendoli raggiunti, gli episodi restino comunque rigiocabili, garantendo a tutto una buona longevità. La mitologia lovecraftiana viene mantenuta negli aspetti iconografici e stravolta in quelli dinamici. La follia aumenta così come i nostri poteri. Possiamo usare la tensione per ritirare un dado e forzare qualche risultato e piano piano ci avviciniamo ad un finale inesorabile e devastante. Abbiamo 10 investigatori tra cui scegliere, con i quali affrontare l'avventura. Ognuno presenta una caratteristica unica e altre comuni, mentre la nostra patologia viene assegnata a caso ad inizio partita e condizionerà inevitabilmente molti momenti del gioco. Se volete un gioco d'azione, divertente, che vi permetta di affrontare con spavalderia esseri unici e terrificanti, dei quali normalmente non si pronuncerebbe neanche il nome, ecco Cthulhu Death May Die. Grazie per avermi seguito fin qui. Se avete piacere lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Alla prossima!